Io sono nato in Italia nel 41, nell'isola di Lussino, il comune di Lussinpiccolo, la patria di Straulino, il velista. Dopodiché nel 43-44 diverse vicissitudini del paese con tedeschi che arrivavano e partivano, partigiani monarchici che arrivavano e partivano, poi all'ultimo arrivano i partigiani comunisti e prendono possesso. Tutto a posto fino nel 47 quando qualcuno firma il trattato di pace a Parigi. Allora ci dicono, opzione, scegli, resti qui oppure vai via con la valigia. Io a volte mi sono chiesto, ma perché avevamo tutta questa voglia di non stare con loro? È un fatto etnico che con gli slavi andiamo poco d'accordo, oppure un fatto politico con i comunisti andiamo poco d'accordo. Comunque, mio padre era già a Venezia, quindi ci siamo presi io e mia madre, abbiamo preso una barca a vela e siamo andati a Fiume, da Fiume poi col treno che c'è siamo andati a Trieste e da Trieste poi pian piano a Venezia e poi da Venezia a Genova. Perché mio padre aveva trovato un lavoro come imbarcato a bordo delle navi, i famosi Kozulic. Avevano preso base, che sono ancora adesso molto efficienti, avevano preso base a Genova, no? Quindi purtroppo ho dovuto navigare un bel po' per mantenerci. Allora noi siamo a Genova, ho cominciato, però a Genova non si trovava casa, si affittavano le camere a quei tempi nel 47, mi ricordo una casa di Genova c'erano 6-7 famiglie, perché c'erano 6-7 stanze. Ho cominciato a Venezia nel 47 ho fatto il primo anno delle elementari e poi siamo andati a Genova e da Genova non c'era posto, siamo andati sulla riviera, sopra Camogli, il comune di Camogli, promontorio di Portofino, Ruta, bellissimo, però a quei tempi il panorama non importava a nessuno. Anzi, eravamo sazi di panorami, anche Lussino è un'isola meravigliosa, ha un porto naturale meraviglioso, pinete, cose. Vabbè, allora prendiamo base a Camogli, finisco le elementari, le medie a Camogli, poi cosa faccio? Ma vai, tu sei adatto a fare il classico. Vabbè, allora ho preso il classico, ma per andare col classico bisogna prendere la Corriere e andare all'Andrea Doria, al liceo Doria a Genova. Ho fatto la prima e metà della seconda ginnasio, la quarta e la quinta ginnasio, non ne potevo più di sta Corriera. Allora ho detto basta, non ne posso più, vado a fare il nautico, il famoso nautico di Camogli. E infatti mi hanno preso subito, ho fatto il nautico e quindi ho studiato da comandante di lungo corso. D'altra parte la tradizione di Lussino era identica, no? È un famoso. E vabbè, sono diventato diplomato capitano di lungo corso. Poi, ed è scattata l'ora della leva. Quindi come ho finito la scuola, il diploma, a ottobre vado in accademia a Livorno per fare la leva. Era 2 anni e più di leva in marina. Vabbè, allora vado a Livorno, faccio il corso da ufficiale, poi il secondo anno vengo mandato a Siracusa, a Augusta, poi alla Spezia e poi mi congedo.
Pochi giorni prima di congedarmi apro il giornale Il Giorno e vedo l'Italia apre la scuola di volo, chi vuole mandi la domanda. Mi congedo a novembre, saluto la Marina e vado mia madre nel frattempo si era trasferita a Genova e quindi io vado a casa a Genova, dice cosa faccio a Genova? Io voglio di navigare proprio poca. Vabbè, e in quel momento arriva la lettera di... Lei è stato scelto con le cose che gli avevo mandato, venga per l'esame di ammissione. E sono venuto giù nel 63, a gennaio 63, a Viale Pilsudski. E qui, dopodiché, bim bum bam, va bene, allora incominciamo il corso, il primo corso piloti all'Italia. Stavamo a Ostia, in 4, in un appartamento. Dopo la teoria abbiamo incominciato i voli a Brindisi e, vabbè, e ci hanno abilitati, ci hanno dato il brevetto di pilota. Dopodiché siamo stati assunti nel 64, a me mi hanno mandato navigatore sui DC-8. E poi ho fatto 4-5 anni addirittura, ma dico ma siamo piloti, non siamo mica navigatori, a parte che io ero un navigatore di marittimo. Vabbè, allora va bene, poi ci hanno mandato da navigatore, praticamente mi hanno mandato a fare il corso comando, non era possibile, difatti non l'ho superato. Ma non l'ho superato non perché non ce la facevo, per il mio carattere, non mi prendevano sul serio, avevano paura che non potessi comandare l'equipaggio, una roba così, mi pare. Comunque poi allora sono tornato a fare il primo ufficiale sul DC-8, 1862, e poi sono tornato a fare il corso comando nel 73, comandante nel 74, e 19 per anni, poi 727, poi A300 e poi MD-11. C'era l'opzione, cosa vuoi fare? Jumbo MD-11 negli anni 90? Ma dico, ma io preferisco un aeroplano, quello nuovo, no? Quello con digitale. Non l'avessi mai. Vabbè, allora siamo andati a Long Beach a fare il corso dell'MD-11 e nient'altro. Poi sono tornato e ho cominciato a volare agli anni 90 sull'MD-11 fino al 99. Allora nel 97 mi sono congedato dall'Alitalia, c'era la psicosi. C'era la psicosi della fuga, non so perché, avevano paura che non ci dessero più la pensione, insomma una roba così. Allora nel 96 dico me ne vado, poi ci ripenso e no, non vado più via. Poi nel marzo 97 ho detto sì, me ne vado e sono andato via. Come sono lì un paio di mesi dico ma cosa faccio? Io impazzisco. Allora ho fatto la domanda alla China Airlines, che era attraverso dei mediatori irlandesi, mi pare. E allora ho detto, va bene, vai e vedi se ti prendono. E allora sono andato, mi hanno fatto l'esame e sono tornato, dice, mi hanno preso, assunto. Allora ho preso e sono andato a lavorare a Taipei. A Taipei ho fatto 2 anni avanti e indietro, è faticoso, perché poi uno voleva tornare a Roma, voli lunghi,
poi non avevi un'abitazione, dovevi stare in albergo e non è che ti lasciavano una camera fissa, no, dovevi ogni volta fare i bagagli, insomma ero stanco. Vabbè, comunque sono passati 2 anni, dice vuoi restare ancora? Dice vabbè, firmiamo per un altro anno. Ho firmato per un altro anno, ho volato un altro mese e mi è successo l'incidente. Mi ricordo la data, il 22 agosto 99. Cioè, quelle coincidenze nella vita. Mio padre è morto l'11/4/99 e io ho avuto l'incidente il 22/8/99. Magari è incredibile. Perché poi ha avuto, dopo l'incidente, anche Rolli mi dice che Rolli ha avuto da fare con i suoi problemi che ha avuto. Vai dal psicologo. Cosa mi può fare? Vabbè, sono andato dallo psicologo della Mutua lì a un coso, qualche mese dopo l'incidente, e parliamo del più o del meno dell'incidente, colleghiamolo con la morte di mio padre di pochi mesi prima. Io incomincio a piangere e non mi fermo più. Avevo un blocco, evidentemente, avevo un blocco di ghiaccio dentro di questi avvenimenti che si è sciolto, cioè acqua e acqua che mi usciva dagli occhi, non mi fermavo più. Incredibile, incredibile. Secondo me un incidente accoppiato alla morte del padre, mi diceva il coso, gli psicologi, ma anche loro vanno a tentoni, non capiscono niente neanche loro. Siamo a Bangkok. A Bangkok il volo di ritorno per Hong Kong e poi Taipei. Va bene, arriva il coso, guarda che c'è l'avviso c'è il tifone che sta passando su Hong Kong. Vabbè, dice, facciamo carburante perfetto per atterrare a Taipei, ma rispettando ovviamente il massimo landing weight a Hong Kong. Difatti arriviamo a Hong Kong, siamo perfetti, 100 kg meno del massimo landing weight, con tutto il carburante possibile per andare a Taipei riattaccando. Va bene, allora arriviamo, l'atmosfera è calma, liscia, ci dicono che il vento è teso, un bel vento da destra a 30 gradi. Per le piste, adesso non mi ricordo, le piste, sono 2 piste parallele, non mi ricordo l'orientamento, comunque queste orientate verso ovest. 2 piste parallele, una left e una right. Arriviamo noi dal mare, ci dicono autorizzati a prendere la pista right. Allora dico, mettiamo tutto sul computer, mettiamo tutto riattaccata, avvicinamento riattaccata. E lui, il copilota cinese, addestrato in America, facevano i corsi in Dakota, Nord Dakota, parlavano molto bene l'inglese, erano anche bravi col computer. Vabbè, allora lui mi mette la cosa. Arriviamo, la tratta la facevo io, il radar ci dice, volete girare? Perché? Stiamo per prenderlo il localizer. Ma no, vi ha autorizzato alla sinistra, non alla destra. Ma come? Vabbè, dice, lascia perdere. Ok, facciamo la virata per ritornare un po' indietro per prendere la sinistra. E questo problema è rimasto irrisolto, perché poi io successivamente ho detto, ma sta storia che ci avete autorizzato alla destra e poi dite di no e ci date la sinistra, ma ha una ragione? No, non è vero, non è successo niente, in registrazione non c'è nulla. Qualcosa c'è, perché poi, vabbè,
Poi ve lo dico. Allora, torniamo e prendiamo la sinistra, agganciamo il localizer, agganciamo il glide e andiamo giù, tutti calmi, la cabina perfettamente calma. Dico, senti, visto che ha cambiato pista, mi metti la riattaccata bene della sinistra? Ma no, ma dai, ma come ma no, ma dai, siamo qui che non sappiamo se atterriamo, dai, mettimi sta riattaccata. E dice, ma che strano, dico, ma come un ragazzo così, d'accordo, tempo bello, cosa, la riattaccata dritta, anche se non la metti, ma era una riattaccata complicata, abbastanza, perché c'erano le montagne subito. Boh, ho detto, non ho una spiegazione. E il ragazzo, vabbè, dice, mi mette la riattaccata. Allora andiamo giù, tutto normale. Comincia a ballare, ci avviciniamo alla pista, va via la bella visibilità, un effetto al buio, un effetto tunnel. C'era l'umidità che faceva come un tunnel e vedevamo la pista dentro il tunnel. Finché l'aeroplano comincia a muoversi un po' troppo, ma comunque, no. L'altro pensiero dico, ma tu guarda questi, siamo oltre i limiti dell'autopilota per il vento, quindi non posso usare l'autopilota a fare l'atterraggio automatico, no? Però sono obbligato a usare l'automanetta, non posso staccare l'automanetta. Ma ti pare per esempio a Putarasi atterrare con un aeroplano senza la possibilità di... E dico, vabbè, è sempre andato bene, anche stavolta andrà bene, no? E difatti siamo atterrati a 50 piedi e quando siamo lì sotto i 50 piedi c'è un po' di... Il ragazzo, siamo sopra la pista, però dentro la pista, centropista. La riga del centropista è qui. L'aeroplano un po' così, lui incomincia a dire go around, go around. Ma come go around? Casomai facciamo touch and go. Non gli ho neanche risposto. Tocchiamo, è una botta decisa, bella forte. E vabbè, dico siamo atterrati. Dopodiché incomincia, io mi giro e dico, ma che succede? Si stava staccando l'ala. Dopodiché, silenzio, l'aeroplano riparte in aria e si gira. Io vedo ste luci, non capisco neanche ste luci cosa significano. Era l'aeroplano che stava girando in aria e si stava capotando. Io non so se ho dato del piede, del timone, cose. Vabbè, boom. La fortuna qual è? Le due piste sono parallele, le taxiway, in mezzo c'è la stazione coperta e aria condizionata. La più grande stazione aria condizionata del momento al mondo. E la touchdown zone dove abbiamo toccato è proprio sottovento alla cupola della stazione. E quindi è lì che si creano tutte chissà quali giramenti di scia, di vento, eccetera. È per quello che dicevo, ma perché negate di averci dato prima la destra e dopo dite la sinistra e non è vero niente che vi abbiamo dato la destra? Un mistero irrisolto. Vabbè, allora l'aeroplano è arrivato, dato che le piste sono parallele, le taxiway sono a 90 gradi, si formano dei quadrati di terra riportata, perché
L'aeroporto era nuovo, un anno, non avevano ancora sistemato queste superfici di terra riportata, non di pietra, di terra riportata, c'era vegetazione spontanea e grandi pezzi d'acqua. No? E infatti l'aeroplano è cascato in questa terra morbida riportata e delle piscine naturali d'acqua del tifone. Difatti il colpo che abbiamo ricevuto è stato pluff, quasi soffice, e nessuna parte d'aeroplano ha toccato un pezzo di cemento. Quello è stato il miracolo. Perché come io mi sono rivoltato, ho guardato fuori, così rovesciato, ho visto una striscia di fuoco, c'era una striscia che aveva preso fuoco. E ho detto, aiuto. E invece no. Il fuoco non si è innescato. Mi sono girato, ho detto, facciamo qualcosa. Ero sotto shock, evidentemente, perché ho preso le maniglie, non so se sono riuscito a prendere le maniglie antincendio, ma non riuscivo a capire da che parte tirarle. Ma bastava muoverle, da qualche parte andavano. Allora non riuscivo. Allora guardo giù, vedo ancora i motori in moto. Allora pum, almeno ho spento i motori, no? E dopodiché slacciati, io e lui e il pilota siamo andati, abbiamo aperto la porta. Siamo alla porta, ci sono i 2 portelloni aperti. Il capo, non so se è il capo steward o quelli che stavano davanti, era un maschio o una femmina, non lo so. Comunque sapevano manovrare i portelloni. E purtroppo non li ho mai visti. Hanno aperto i portelloni e non li ho più visti. Noi invece, io e l'altro, siamo messi lì e cominciavano ad arrivare i passeggeri. E allora ne prendevamo e li buttavamo fuori, no? 10-20 di loro. Finalmente sono arrivati i vigili del fuoco, che nel frattempo ci avevano, non erano venuti perché aspettavano l'incendio. Ci hanno prima coperti di schiuma e dopo sono venuti. Come sono venuti loro, siamo scesi noi. Cosa potevamo fare noi? E vabbè, dopodiché siamo stati lì ad assistere, e dopodiché hanno tirato fuori tutti i passeggeri, dopodiché li hanno portati via coi camion, con le cose, e quando tutti i passeggeri erano finiti abbiamo preso l'ultimo autobus e siamo andati in stazione, dove c'erano già i passeggeri accampati lì in una sala, anche noi lì nella sala. È arrivato evidentemente un pilota che ha cominciato a manifestare subito l'odio per me, perché ha capito subito che ero il responsabile. Aveva un'espressione di odio che poi ha confermato il giorno dopo, quando abbiamo avuto un colloquio con la polizia o col magistrato, non lo so. Ma perché sto odio? Boh. Vabbè, dopodiché il giorno dopo, no, come ci portano in albergo. Ah no, subito sono andato a fare la visita medica. Il dottore inglese ci ha preso il sangue e queste cose qui. Io non avevo niente, avevo solo un graffio qui sulla gamba. E mi chiede, hai bevuto? No, ieri sera ho preso un bicchiere a cena, un bicchiere di vino rosso. Vabbè. Dopodiché vado in albergo mi danno una camera, arriva una telefonata. Senta, sono il corrispondente del Corriere della Sera da Pechino. Posso fare il titolo domani?
eroico salvataggio, eroico salvataggio a Hong Kong. E io ho detto, senta, lasci perdere, per favore, buonanotte. Dopodiché, il giorno dopo, andiamo di nuovo a Coso, il dottore dice, vabbè, mi fa capire che ha visto che non sono drogato e mi dice, hai preso 2 bicchieri di vino? Un bicchiere, gli ho detto, un bicchiere di vino. No, ci stavo provando. Gli dico, posso andare a visitare i passeggeri? E lui mi dice, no, lascia perdere, mi dice. Dopodiché arriva a Coso, il capopilota da Taipei, e mi porta la borsa lasciata a bordo. Mi dice, il passaporto non c'è, non l'abbiamo trovato. Come non avete trovato il passaporto che era dentro la borsa? Allora ho incominciato a dire, ma questi... Poi è intervenuto San Cathay. Chi è San Cathay? Il sindacato dei piloti della Cathay. Si sono presentati, un comandante inglese dice, vieni con noi, ti assistiamo noi. Magnifici, magnifici. Mi hanno trovato un pilota italiano che lavora lì che per darmi assistenza psicologica. Siamo andati a mangiare, gli ho raccontato questo e quell'altro. Va bene, dice, ti diamo noi l'avvocato per il giorno dopo. Infatti il giorno dopo siamo di fronte a un magistrato o a un commissario della polizia e danno le prime informazioni su quello che è successo. Mi dicono, non capivo neanche molto bene cosa mi chiedessero. E l'avvocato ha detto, non so, mi ha detto a un certo punto le condizioni... No, io ho solo un'affermazione, ho detto, il tempo non era eccezionalmente brutto. Sì, però ho atterrato anche in condizioni peggiori. Ecco, mi ricordo che gli ho detto questo. Mentre c'era quel comandante che cinese che ci aveva colto subito dopo l'incidente, che dimostrava l'odio. Dico, ma sei comico, ma cosa vuoi dimostrare? Va bene, allora è finita così che... No, e non è finita, anzi... Un'altra telefonata, mentre ricevo telefonate dai giornalisti che mi dicono che invece di essere giornalisti dice, senti, sono Laura, ci siamo incontrati mi pare a Tokyo una volta, vorrei rivederti. Invece era il giornalista che mi chiamava giù per farmi la foto, no? Invece mi telefona uno e dice, sono il console italiano a Hong Kong. Ho capito che lei è italiano, credeva che fossi francese. Invece no, ci siamo incontrati con un poliziotto, con un carabiniere lì di stanza in ambasciata, in consolato, e effettivamente ho detto, vabbè, lei mi aiuta, mi potrebbe aiutare perché, vista la situazione, io non ho nessuna voglia di andare a Taipei, di tornare a Taipei, perché li vedo un po' ostili. E poi mi hanno ritirato il passaporto, è un segno di ostilità, no? Perché? Mi vuoi bloccare? E dice, va bene, allora venga, e mi ha fatto un foglio sostitutivo del passaporto. Difatti con quello, 2 giorni dopo, quelli della Cathay mi dicono, guarda, facciamo così, perché di questi cinesi non ci si può fidare. Cioè, non sappiamo che intenzioni hanno, mica ti vorranno accusare di qualcosa, no? E dice, allora, tu stasera scompari, noi ti diamo un posto in un altro albergo, a Maun, difatti così ho fatto. Avevo il biglietto fatto dall'Italia. Un'altra cosa antipatica. Vado con dato che avevo già il passaporto sostitutivo, questo foglio sostitutivo del passaporto, vado a fare un biglietto per andare via.
vado all'Alitalia, dice mi fa un biglietto gli olandesi, la KLM, per andarmene. Ma questo qui, il capopilota, il caposcalo, ha il coraggio di dirmi, ma veramente non mi voleva fare il biglietto. Ma dico, ma allora io calmo ho detto, guardi che sto chiedendo il biglietto non gratis, sto biglietto come ex Alitalia. Per favore mi faccia un biglietto a sconto ex Alitalia. Mi ha sconvolto questo atteggiamento del caposcalo. D'accordo che non sei più all'Italia, eccetera, ma non lo so. Infatti gli ultimi anni dell'Alitalia ero andato via perché c'era una tale ostilità. A parte che eravamo sempre, come piloti, andavi alla sede centrale, cosa, eri una noia. Non eri un pilota di una compagnia aerea, eri una noia. E poi si era creato anche a bordo l'ostilità dell'equipaggio di cabina. Erano proprio diventati ostili, a volte anche aggressivi, senza rispetto. Vabbè, comunque una delle ragioni per cui sono andato via prima dall'Italia era anche quello. Vabbè, comunque questo caposcalo mi faceva delle difficoltà per darmi un biglietto, comunque me l'ha dato. Allora il giorno dopo io esco di sera dall'aeroplano, dice domani mattina ti vengo a prendere 3 ore prima dell'aeroplano. Difatti io sono stato il più, mi hanno dato un albergo, era tutto un panorama sulla baia di Tokyo. La tenda si apriva e erano 30 metri di vetrata sul panorama. Dico, ma guardate, una stanza meravigliosa come questa in una situazione come questa. Va bene, allora vabbè, sono andato, è venuto il pilota della Cathay, è venuto l'inglese, mi ha preso e mi ha aspettato. Abbiamo preso il treno, siamo andati all'aeroporto, siamo andati alla dogana, al passaporti, ha aspettato che mi facessero passare e mi ha salutato. Magnifico. Sono stati dei santi quelli del sindacato Cathay. Invece qualcuno mi aveva detto guarda ci sarà questo, aspettarti, non c'era, l'Alitalia, il sindacato italiano, l'ANPAC non è riuscito a fare niente, a parte che io non ero neanche ANPAC, ma vabbè comunque. Allora sono tornato a Amsterdam e poi a Roma e basta. E che altro dire? E poi a Roma niente. Ho trovato il pilota che era contro, come si chiama quel ragazzo che si erano messi a fare i periti aeronautici dell'ANPAC, sì forse, che poi sono venuti a chiedermi di fare una relazione, io gli ho scritto una relazione, niente altro. Poi poi ci sono stato contattato dagli assicuratori a Londra, perché poi mi hanno trovato un avvocato di questi problemi a Roma, che ho preso, ma praticamente non mi ha fatto niente, ha soltanto fotocopiato quello che arrivava da Londra, però era in contatto con gli avvocati di Londra e quindi ho fatto anche un volo a Londra, non so perché, l'avvocato di Roma mi dice chiedigli di entrare nelle cose evidentemente i passeggeri chiedevano dei danni, proviamo, gli ho detto posso entrare anch'io? Dice no, lei no. Non hanno voluto mettermi come... e basta, che altro? E poi è finita così.
Ah no, è finita che sono partito, arriva una telefonata a Roma da Taipei, una segretaria del presidente come si chiama la compagnia? La China Airlines, chiama, risponde mia moglie e dice: dov'è il comandante? Mia moglie dice: ma come dov'è il comandante? Ma ditemi voi dov'è il comandante. Quindi loro erano molto alterati dal fatto che io fossi andato via. Cosa volevano farmi? No? Mettermi, sbertucciarmi probabilmente, mettermi lì di fronte alla stampa a Taipei per dire cosa? Che era colpa mia? Non lo so, ma poi hanno cambiato idea perché qualche mese dopo mi hanno telefonato, mi hanno invitato a parlare, a tornare su, a parlare, e io ho detto grazie no, su 313 persone 3 vittime. Anch'io, mi hanno chiesto ma come hai fatto per liberarti? Ma il problema non è stato un problema, ho mollato, sono caduto di fianco sì, la gente correva, per uscire correva sul soffitto, no? Difatti sono stati molto bravi quei due che hanno aperto le porte a staccare gli scivoli, però prendendo le porte lo scivolo si sarebbe gonfiato in alto e poi sarebbe ricaduto a chiudere la porta. Invece sono stati molto abili, però non molto coraggiosi, nel senso che sono scappati. Non si sono visti, almeno quelli davanti. Di dietro non credo che abbiano aperto altre porte. Un'altra cosa, la cosa che è uscita subito è pilota mediocre. Difatti il console a un certo punto, quando sono andato in ufficio, mi dice Letic, significa che è stato istruito che il pilota è mediocre, e questa mediocrità è uscita da dove? Da Long Beach. Nessun altro poteva dire una cosa simile, no? Che poi, che giustificazione è? Vuol dire che fai degli aeroplani che non sono portabili dai mediocri, ma solo dagli ottimi? Cosa significa? Comunque l'input per la stampa, per tutti, è pilota mediocre. È quello. E vabbè, e difatti, come se io non mi sono più interessato di sta cosa, però come sensazione, no, perché a Roma, un mese dopo, l'MD11 ha detto vieni a fare una conferenza all'addestramento, e ci sono andato, gli ho raccontato, tutti a congratularsi della fortuna, della cosa, e gli ho spiegato le mie sensazioni, come sto dicendo adesso. Va bene, come human factor, io mi interessavo dello human factor. Mi sembra che sia molto importante che abbiate queste notizie. Va bene, ci rivediamo. Un mese dopo, o qualcosa tempo dopo, mi telefonano, senti del fatto che dovevi venire, c'è il veto del presidente dell'Alitalia. L'amministratore delegato dell'Italia ha messo il veto, non ti vuole vedere, non devi venire. Dico, quindi c'era la damnatio memoriae. Questo non è morto, sarebbe stato molto meglio, questo non è morto, ma è meglio che non parli, che non racconti niente. D'altra parte cosa potevo raccontare? Che io ho fatto un atterraggio normale, però è successo qualcosa di anormale, e lo sappiamo tutti, però hanno fatto come si chiama, la commissione tecnica a Hong Kong si è riunita per fare il rapporto sull'incidente, hanno incominciato a litigare, hanno rimandato tutto, hanno ricominciato qualche anno dopo, insomma il rapporto è uscito finale dopo 5 anni, mi pare.
Naturalmente con quello che volevano, pilot error, no? Quello volevano, pilot error, e l'hanno ottenuto, però non so cosa... Pilot error, aspetta, pilot error, in tutto il rapporto non si riesce a leggere una parola riguardante lo scheletro nell'armadio di questo aeroplano. Un mese prima dell'incidente lavorava alla China Airlines insieme a me tanti comandanti americani da Long Beach e anche tanti collaudatori. Uno di questi a cena quella sera, collaudatore, mi dice: l'MD-11 è un aeroplano unpredictable on landing. L'MD-11, un collaudatore del Douglas, l'MD-11 è unpredictable on landing, cioè una cosa che tutto il mondo aeronautico sapeva, con episodi precedenti. Nel comunicato, nel documento finale sull'incidente, mai una volta viene citato questo fatto, perché si erano messi d'accordo che se fosse venuto fuori questo fatto dovevano bloccare gli aeroplani immediatamente, no? Perché non avevano una soluzione. Gli aeroplani della Boeing 2 anni fa che delfinavano e si buttavano per terra, la Boeing resisteva finché ha dovuto cambiare il software. Ma sull'MD-11 non potevi cambiare niente, era nato così, con questo famoso LSAS, Longitudinal System, controllato dal computer, che si staccava a 50 piedi il radioaltimetro e qualcosa succedeva. E questo qualcosa non era modificabile, l'unico modo era fermare l'aeroplano. E quindi neanche le compagnie, neanche la China Airlines voleva questo, ovviamente, no? Bloccare tutta la flotta. Quindi secondo me hanno detto: andiamo avanti così e speriamo nella statistica. No, sono riusciti ad andare avanti così senza altri avvenimenti finché gli aeroplani non volano più, io penso. L'MD-11 non vola più da tanto tempo, no? Perché era nato storto. Io penso di non aver sbagliato, loro pensano che ho sbagliato. Non credo che abbia ceduto il carrello, non si è inclinato. L'aeroplano è rimasto dritto, che mi ricordo, ha perso solo l'ala. Mi pare di no, ma guardate le foto, va. Boom, se cedeva andava giù, l'aeroplano è rimasto dritto. Finché ha perso l'ala ed è ripartito su. Mi hanno chiesto se volevo continuare, ho detto no, grazie. Effettivamente ero pure stanco. Ero disperato 2 anni e mezzo prima, quando è uscito dall'Italia. Dico, impazzisco, cosa faccio adesso? Invece dopo questi 2 anni e mezzo ho detto, quindi mi sono congedato dagli aeroplani a 57 anni. No, a 57 anni sono andato via dall'Italia, quindi ne avevo 59 quando ho finito di volare, nel 99. Eh sì, 2 anni prima, 58. Vabbè.